Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli e le tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Wow, abbiamo la carta della giustizia, sembra un po' l'andamento, mi è uscita diverse volte la giustizia fino ad adesso. È una carta di riequilibrio, è una carta che ci dice che potrebbero essere messe delle regole o diciamo si potrebbe dover effettuare dei tagli. È anche una carta che comunque parla di contratti e burocrazia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai video gratuiti presenti sul canale sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, scusate ho mosso tutto. E sempre nella descrizione del video trovate anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere le energie, ragazzi, disponibili. Partiamo con il carro. Sei di pentacoli, la sacerdotessa, due di coppe, abbiamo l'eremita, un 9 di pentacoli, nove di coppe, e l'appeso. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo qual è l'energia predominante del mese, dopodiché andiamo a fare i vari esempi come con l'amore, il lavoro e via dicendo. Dunque, la sensazione guardando le carte è che inizierete qualche tipo di accordo, di collaborazione, di contratto o come l'idea ehm, che vi renderete conto che lavorare con qualcuno o avere a che fare con qualcuno non è mai come stare da soli, non è mai come fare le cose di testa propria, bisogna sempre, diciamo, confrontarsi con l'altra persona. Però vi dico che sarà un apprendimento, ma ne trarrete giovamento, secondo me. Andiamo a vedere il carro. 4 di coppe, 4 di bastoni. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. È come se all'inizio non fosse tanto propensi a questo, diciamo questa scelta, se vogliamo, del carro. Probabilmente che non vedete altra alternativa se non quella di collaborare con qualcuno per uscire dalla situazione in cui siete o per avanzare nella situazione in cui siete. Diciamo che il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia, quindi qui ci potrebbero essere, anche qui abbiamo un 2 di coppe, quindi vedo quegli accordi di cui vi parlavo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 5 di spade, 5 di spade e luna. Qui c'è qualcosa che non vi è chiaro, che non riuscite a vedere, che non riuscite a percepire o che percepite in un determinato modo a causa del vostro
programma mentale. Tenete presente che la luna è una carta che parla di proiezioni e avendo anche il 5 di spade e l'8 di spade, io credo che stiate proiettando una realtà. È come quando si ha paura e si fanno le scelte per paura. In realtà poi le cose di cui abbiamo paura, la maggior parte di queste o non si avverano o anche se succedono ci si rende conto che non casca il mondo. Tipo ho paura di fallire e se fallisci cosa succede? Ti rialzi, punto. Poi vabbè, ci sono anche altri temi in mezzo da considerare, però fondamentalmente, ragazzi, 2 di coppe, se vogliamo essere molto pratici, quando uno casca semplicemente si rialza come i bambini piccoli e non hanno paura di iniziare a camminare perché sennò cascano. Fa parte del processo di apprendimento. Per il 2 di coppe abbiamo un 5 di pentacoli e un cavaliere di spade. Di nuovo, il 5 di pentacoli mi ricorda, c'è una carta di carenza, quindi io credo che ehm, qualcuno pensi di dover prendere una decisione o si senta quasi obbligato a prendere una decisione perché non vede altre alternative. Questa decisione potrebbe essere proprio di collaborare, di firmare qualche accordo, di unirsi a qualcuno. Andiamo a vedere l'eremita. Potrebbe esserci una paura a rimanere soli o a non essere in grado di fare qualche cosa da soli. Abbiamo un 7 di bastoni e un fante di spade. Può anche essere che tutte queste paure siano perché siete agli inizi di una qualche cosa nuova, o può anche essere, guardate, ho proprio sentito la parola sgamati. È come se pensaste di non essere abbastanza sgamati e quindi se volete fare questo passo vi dovete associare, alleare, unire a qualcuno. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 10 di spade e 5 di bastoni. Guardate ragazzi, io sento che questa alleanza sarà ben proficua, sinceramente. Andiamo a vedere il 9 di coppe perché abbiamo 2 9, 9 di pentacoli, 9 di coppe. Che sono carte comunque di forte appagamento, sono le carte prima del 10. Allora, il 9 di coppe è spiegato da un 4 di spade e da un 8 di bastoni. Guardate, io credo che qui si debba comunicare quello che è in disequilibrio con queste carte, perché effettivamente avete il 9 di pentacoli, ma è girato al contrario, mi richiama un po' questo 5. Quindi ho la sensazione che il lavoro è sì, magari di allearsi con qualcuno per iniziare un po' a smuovere l'energia, un po' iniziare a pensare o a vedere come quest'altra persona, e effettivamente alla fine del mese c'è uno sblocco, però ho come l'idea che dovrete passare attraverso l'imparare a comunicare, l'imparare a mediare, mi viene da dire, perché avete la giustizia e 6 di pentacoli. Andiamo a vedere l'appeso. C'è come una sorta di resa al ok, non posso fare diversamente, però in realtà è un po' l'universo che vi mette davanti, secondo me, questa situazione o questa persona, proprio perché vi può dare la possibilità di imparare a mediare, a non essere sempre da soli, a non avere questo atteggiamento un po' pessimista. Il 4 di pentacoli e asso di pentacoli per l'appeso. Quindi ragazzi c'è un nuovo inizio che pare anche essere ben stabile con questo 4 di pentacoli, c'è un appagamento, quindi secondo me è una scelta giusta quella che andrete a fare, di diciamo iniziare questa collaborazione piuttosto che iniziare a mediare per riuscire a trovare un punto di incontro, una soddisfazione comune. Allora, andiamo ai settori, parliamo di lavoro.
Se siete senza lavoro, ragazzi, può essere che a fine mese inizi qualche cosa o ci sia comunque un... anche una vincita, vi dirò per qualcuno, però come qualche nuova possibilità potreste anche decidere di iniziare a lavorare da casa online. Diciamo che altri sbocchi, sinceramente, sì che avete la giustizia, potrebbe iniziare effettivamente qualche cosa, però sinceramente ragazzi non sento tanto che sia un lavoro di tipo dipendente. Sento più che sia un iniziare qualche cosa di vostro, proprio perché magari è tanto tempo che non riuscite a trovare lavoro e quindi è come un ok, mi reinvento, mi arriva questa ideona che metto in pratica grazie all'alleanza di qualcuno. Se siete dipendenti, io ho la sensazione che per qualcuno ci sia il fare fatica ad ascoltare gli altri. Soprattutto se avete qualche ruolo tipo responsabile o cose di questo genere. Qui vi chiedono proprio di mediare durante il mese, quello che volete voi o che è giusto per l'azienda e quello che vogliono i colleghi o quello che è giusto per i colleghi, no? Cioè, per esempio, l'azienda ha un picco produttivo e quindi si chiede di fare straordinario, che si chiede di fare 2 ore a testa al giorno, per esempio, più il sabato mattina. Ecco, bisogna cercare di mediare su quello che è il bisogno dell'azienda e non far morire di fatica i dipendenti, insomma. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, sento che inizierete a valutare nuove strade. Io credo che qualcuno amplierà o la gamma di prodotti o servizi offerti, oppure potrebbe esserci proprio una diversificazione in questo periodo, cioè il valutare il fatto di dire ok, con questa azienda, questo prodotto vado bene, come posso aumentare, in che altro settore mi posso sperimentare e qui arriva qualche cosa di nuovo, ragazzi. Per quello che riguarda i soldi, il consiglio è di essere oculati ragazzi, perché potrebbero esserci delle spese impreviste. Oppure sento che qualcuno, potendo, vorrà chiudere dei debiti per togliersi un peso dalle spalle. È come se aveste ancora, sparo cifre a caso, 5.000 euro di debiti per pagare la macchina, vi arriva questo dono, questo regalo e decidete di chiudere il debito della macchina, così non avete più questa rata che pesa, insomma. Per quello che riguarda l'amore, dunque, se siete single ragazzi, devo dire che effettivamente potrebbe arrivare una persona nuova, potrebbe anche esserci qualche cosa di interessante con questa persona. La sento piuttosto stabile, passionale, mi parlano di rappresentanti, non so se potrebbe essere qualcuno che conoscete appunto, diciamo, tramite il lavoro. Mhmm, Però ho proprio l'idea che potrebbe nascere qualche cosa di interessante, di equilibrato, di giusto. Un invito però che vi fa la giustizia è di mettere subito le regole in chiaro. Se siete in coppia, le cose non vanno male, le cose non vanno male. C'è da anche qui essere calibrati con le spese, soprattutto se vivete già insieme. Devo dire che potrebbe essere un mese da un lato appassionato e dall'altro curativo, ho come l'idea che sia un movimento generico della coppia, cioè come se ci si elevasse, se si crescesse un po' da tutte le parti. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno, e qui parlo anche delle relazioni clandestine, ragazzi,
Ehm, c'è una novità. Direi che c'è una novità. E potrebbe questa novità trasformarsi in qualcosa di più equo, di più giusto? Vi faccio un esempio: invece che vedersi una volta ogni 2 settimane, ci vediamo almeno 2 volte la settimana, ci si frequenta un po' di più. E per qualcuno è come aver trovato finalmente un posto dove vedersi. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo del mese, sento che lavorando su questo equilibrio ne gioverete parecchio. L'equilibrio qui può essere inteso come cuore e mente, quello che vuole il cuore e quello che dice la mente. Potrebbe essere un equilibrio tra il lavoro piuttosto che il riposo, potrebbe essere un equilibrio tra dedico tempo a me piuttosto che dedico tempo agli altri. E per quello che riguarda la famiglia, e per famiglia intendo le persone che vi sono vicine, non necessariamente solo la famiglia di sangue, ecco, io qui ho la sensazione, ragazzi, che potrebbero esserci dei piccoli intoppi, ma più che tutto sono discussioni, differenze di punti di vista, soprattutto se avete figli, ci potrebbero essere dei temi legati ai figli, dei temi di discussione. Oppure per qualcuno si tratta di aiutare i figli con del denaro, monetariamente proprio. Nel caso avesse dei progetti, ragazzi, questa alleanza, come vi dicevo prima, sarà di buon auspicio, vi aiuterà parecchio. E ho come la sensazione che vi aiuti a sbloccare una certa staticità nel vostro progetto. Cioè, se vedete che il progetto si è un po' fermato, è un po' latente piuttosto che stagnante, questa frequentazione, questa amicizia, questa conoscenza vi darà la possibilità di smuovere questo progetto. Potrebbe proprio anche essere anche qui un'alleanza, un ok, tu mi aiuti e ti do X% del ricavato. Mm. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo per vedere che consiglio darvi in più. Visualizza un corpo e una mente sani. Che bello. Lezione di oggi. Visualizzati come una persona completamente sana, dentro e fuori. Qui è più il vostro modo di pensare, di vedere le cose. Fai qualcosa che ti aiuti a raggiungere questo stato. L'obiettivo, fai tutto quello che è necessario per essere il più sano possibile. Ok, oracolo numero 2, abbiamo 3 in totale. Carta numero 14. Parla di agenti di cambio, che possono essere proprio gli agenti di cambio, quelli che giocano in borsa, in quel senso lì, nel senso a livello monetario, sapete che prima avevo detto rappresentante, quelle cose lì, oppure è come se ci fossero degli agenti esterni che inducono il cambio. C'è un certo tipo di impatto nel mese, ma comunque anche una certa pace. Ok, quindi devo dire che tutto sommato è un buon mese, ragazzi, vi porta qualche nuova apertura. Ok, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Carta numero 16, tutto ciò che brilla. Guardate ragazzi, soprattutto in questioni di progetti o di lavoro, vi chiedono di mantenere gli occhi bene aperti, perché questa carta vi dice che non è tutto oro quello che luccica. E quindi è un po' come il cercate di vederci chiaro, perché
con questo gruppo di carte sento che il vostro modo di pensare, le vostre credenze, vi portano in una direzione tale da non rendervi conto che certe cose, certi aspetti di questa situazione o di questa relazione sono, mi viene da dire, troppo idilliaci per essere veri. Se ve la devo dire tutta, io guardando le vostre carte non vedo proprio tutta questa parte illusoria, a parte questa zona. Datemi una carta per la luna. 7 di coppa, un'altra carta di proiezione. Datemi una carta per il 5 di spade. Re di pentacoli. C'è qualche tema legato alla solidità economica, cioè siete sicuri che arrivando alla sicurezza economica o arrivando all'obiettivo o al sogno che voi volete, riuscirete a essere in pace e tranquilli? È veramente quello che vi muove? Cos'è che vi sposta? Cos'è la reale paura che vi fa fare certe scelte? Cari amici dei Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di ispirazione, di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, la stessa cosa la potete fare anche nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti. Chiaramente non posso fare un lavoro specifico come quando ho la persona davanti, però vi dico che c'è già del buon materiale. E in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque, se volete, i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!